Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faremo una ricetta statunitense che è diventata, diciamo, iconica. Faremo un mac and cheese, ovviamente rivisitato da me. La pinza è già su, quindi possiamo già iniziare a presentare gli ingredienti. Allora, serviranno i maccheroni, come li chiamano loro, e io uso Celentani, ovviamente mi è sembrata la pasta più adatta. Poi dovremo fare una besciamella, quindi latte, burro, farina, sale, noce moscata. Poi per la crema di formaggio serve del cheddar che ho già tagliato e parmigiano. L'ho diviso in due perché una parte la metterò sopra per fare la crosticina come se facessimo delle lasagne. A parte ho la pirofila che userò per rimettere in forno il mac and cheese, con del burro per riburrarla e del pangrattato per impanarla. Quindi direi che possiamo iniziare a buttare la pasta, visto che l'acqua bolle. Ecco, allora la pasta l'ho buttata, tanto questa va fatta poi dopo raffreddare perché va condita e rimessa nella pirofila. Ho acceso il fuoco sotto il latte per la besciamella per farlo un po' intiepidire, accendo questa fiamma qua e procediamo con la besciamella. Quindi dobbiamo fare un roux, ovvero burro e farina in parti uguali, 100 grammi e 100 grammi. L'ho già fatta la besciamella, vi rimetto qui la ricetta qualora voleste vedere soltanto quella. Comunque è talmente veloce che ho pensato di riregistrare insomma la preparazione. Ok, la farina ce l'ho già qui pesata. Ok, allora il burro si è sciolto, ci aggiungiamo subito la farina tutta in una volta. Iniziamo a farla cuocere un attimo. Deve venire marroncina e soda. Ovviamente questa fase è fondamentale per non far venire i grumi, quindi dobbiamo girare bene con una frusta sempre in continuazione, facendo attenzione A che non attacchi, B che non si formino grumi. Un piccolo consiglio: casomai evitate di usare un antiaderente, qui ci vuole l'acciaio perché lo sfregamento danneggerebbe il rivestimento antiaderente, quindi semmai procuratevi un pentolino in acciaio. Allora, il roux è cotto, il latte si è scaldato, lo spengo e andiamo ad unire il latte. Il latte non va unito tutto insieme, bisogna prima fare sciogliere un po' il nostro roux, quindi ne mettiamo un pochino e lo facciamo incorporare. Vedete, comincia ad assodarsi. Poi ne mettiamo un altro po'. Deve sempre venire un composto liscio, in questa maniera qua. Via via che il latte si sarà incorporato alla farina e al burro, ne aggiungiamo dell'altro. In questa maniera non c'è verso che vengano dei grumi. Ok, mentre aspettiamo che addensi, mettiamo del sale, del pepe e abbondante noce moscata. Ok, e ora non ci resta che alzare un attimino la fiamma e farlo addensare per qualche minuto. Dunque la besciamella è pronta, è venuta bella soda come la vogliamo. L'ho spenta dal fuoco prima di metterci questi ingredienti, se no sarebbero troppo caldi. La pasta l'ho scolata, passata sotto acqua fredda. Quando era completamente fredda l'ho messa in questa bowl con dell'olio, così che non si attacchi. L'ho levata un paio di minuti prima dal termine della cottura. Allora, mentre aspettiamo che la besciamella perda un po' di temperatura, procediamo a preparare la pirofila. Ok, quindi prendiamo il burro e lo passiamo su tutta la superficie, bordi compresi. Burro ovviamente l'ho tenuto a temperatura ambiente, quindi è molto caldo e si scioglie sotto le mie mani. Allora, se rimangono dei pezzettini non c'è nessun problema, ce li lasciamo e procediamo con l'impanatura. Allora, qui si va un po' a occhio, io ne metto un po', dopodiché lo passo su tutta la superficie che abbiamo imburrato. Quello che rimane attaccato
è quello che serve, il resto lo possiamo togliere. Ecco qua, questa è pronta. Allora, a questo punto posto queste cose, perfetto, aggiungo il cheddar alla besciamella. Ok, e proviamo a farlo un po' sciogliere. Perfetto, si deve fondere completamente. E io ho usato il cheddar perché l'ho trovato, un'amica americana mi ha detto che praticamente loro in America lo fanno con qualsiasi tipo di formaggio trovino in frigorifero. Comunque il cheddar, diciamo così, questo qui specialmente arancione, c'è sempre, dà proprio anche quella colorazione particolare. Però ecco, insomma, si può mettere Groviera, ci si può mettere l'Emmental e altri tipi di formaggi. Io lo arricchisco con del parmigiano, sicuramente insomma è molto più pregiato, diciamo, rispetto al resto dei formaggi. Ok, l'assaggio per sentire di sale, perché non ce l'ho messo molto, appunto, dovendo aggiungere i formaggi. È già buona così. Eccezionale. Allora, ho recuperato una zuppiera abbastanza grande per poterci condire la pasta, e adesso ci andiamo a mettere dentro la nostra crema al formaggio di base besciamella. Perfetto, volevo fare un pre-assaggio perché buonissima. Allora, la dispongo su questa bellissima pirofilina. Ovviamente si può mangiare anche così, però la versione in forno secondo me è più buona. Ecco qua, allora ci metto sopra il parmigiano, deve fare la crosticina, quindi un po' ce ne vuole. Allora, mentre finisco di mettere il parmigiano, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like sulla ricetta se vi fosse piaciuta e di farmi anche pubblicità. Se avete voglia, scrivetemi anche qualche commento sotto la ricetta, che leggo sempre molto volentieri. Eccoci, allora questa è pronta. Sotto di me ho acceso già il forno, 180 gradi, ventilato, adesso lo metto perché sennò fa troppo rumore, 20-25 minuti, dopodiché ci vediamo per un assaggio fenomenale. Siamo giunti all'assaggio di questi fantastici mac and cheese. C'è un profumino, vero? Tant'è che lei si è così materializzata in cucina. Ma perché è la nostra passione. Esatto, casualmente. Allora, come vedete è venuta una bella crosticina. Ne prendiamo una porzioncina. Brava. Io credo che questi mac and cheese siano più buoni di quelli che fanno in America. Non lo so, forse sì. Forse a loro non mi piacerebbero in tanti posti. Questi sono i miei mac and cheese, adesso li assaggiamo. Siamo? La forchetta più brutta la prendi tu. Grazie. Comincio io allora. Bruceranno, amore. Me lo immaginavo. Buonissimi. Sì. Belli cremosi. Più buoni di quelli che abbiamo comprato dall'America, te li ricordi? Fa schifo. Fateli e fateci sapere, perché questi sono veramente la fine del mondo. Alla prossima.